Ciao a tutti ragazzi, qui è Narquiz che vi parla, ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vi darò 4 suggerimenti imperdibili per migliorare il vostro workflow di lavoro con gli ABAC di progetto. Prima di iniziare però vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti che arriveranno. Ma rechiamoci subito in Revit. Quello che andrò a fare sarà semplicemente aprire un nuovo progetto, cioè iniziare un progetto col modello architettonico, col template architettonico, indifferente. Voi potete usare un progetto esistente che già avete e andrò a modellare velocemente alcuni muri in maniera del tutto randomica. Quindi modellerò una serie di muri come per esempio un tamponamento esterno da 38 cm in questo modo qui. Provo a modellare un tipo di pianta, ma come detto poco fa, senza prestare troppa attenzione, non me ne vogliano Le Corbusier e i vari Mies van der Rohe che sicuramente non perderanno tempo per criticare la pianta oggetto del tutorial. Si tratta veramente di semplicemente di avere una serie di elementi costruttivi all'interno del file per mostrarvi quello che volevo mostrarvi. Quindi facciamo in questo modo qui. A questo punto selezionerò anche in questo caso in maniera del tutto randomica una serie di muri e per attribuirgli il tipo da 38, tamponamento esterno da 38 cm, i restanti saranno, esatto, tamponamento interno 31 cm, va benissimo, sono più che sufficienti i due tipi di muri. Adesso non andrò a fare altro che recarmi nella scheda vista e realizzare un abaco quantità della categoria muri. Quindi andrò a scegliere qui nella lista muri, abaco dei muri come nome della lista va più che bene, e seleziono ok. A questo punto ragazzi, alla voce campi disponibili avete una serie di parametri che è possibile inserire all'interno del vostro abaco. Quello che andremo ad inserire sarà sicuramente il tipo del muro, la lunghezza, la larghezza del nostro elemento e poi una serie di parametri come per esempio il vincolo di base, che voglio sicuramente all'interno, vincolo di base e vincolo parte superiore, anche in modo da controllare anche se nel nostro progetto gli elementi costruttivi rispettino i vincoli e non siano modellati attraverso l'utilizzo di offset superiori e inferiori, cosa che io non consiglio. A questo punto non faccio altro che confermare l'operazione e generare il mio abaco di progetto dei muri. Altra cosa che vado a fare prima di procedere con i suggerimenti che voglio mostrarvi è realizzare una serie di ulteriori livelli. Facciamo in questo modo qui, andrò semplicemente a copiare il livello 1 un paio di volte in modo da ottenere livello 2 e livello 3. Le rispettive viste di pianta non sono state ancora create, lo possiamo fare velocemente recandoci nella scheda viste di pianta del pavimento. A questo punto non dovremo fare altro che selezionare i due livelli appena realizzati, copiati dal livello 1 e digitare ok. A quel punto vedete nel browser di progetto avrò a disposizione anche le viste dei nuovi livelli. A questo punto qui mi rego nella vista del piano terra, seleziono tutti i muri, CTRL C, mi dispongo nella vista del primo piano, nella quale visualizzo il piano terra. Non mi piace questa cosa, quindi nella scheda sottostante andrò a selezionare il livello di base nessuno, in modo da non visualizzare gli oggetti presenti all'interno del piano terra. Una volta nella vista del livello 1 non andrò a fare altro che recarmi nella scheda di modifica, incolla allineato alla vista corrente, in modo da praticamente copiare nello stesso punto, allo stesso posto, i muri del piano terra. Andrò a fare la stessa operazione con il livello 2 e il livello 3. La vista corrente, livello 3, incolla allineato alla vista corrente. Mi rego nuovamente in sezione per verificare quello che abbiamo realizzato. Sostanzialmente i muri dovrebbero avere i vincoli corretti sia a livello 2 sia a livello 1. Livello 3 avranno un'altezza non collegata, esatto, no, un offset superiore che non voglio avere.
livello 3 andremo semplicemente a dire non collegata, altezza non collegata 3,10 m, va benissimo. Vado ad aprire adesso il mio abaco dei muri, quindi mi reco nel browser di progetto, abachi quantità, abaco dei muri. Il primo suggerimento che voglio darvi in merito agli abachi di progetto è legato alla possibilità, se mi reco nella scheda dei campi, di creare in Revit dei parametri combinati da mostrare all'interno della lista. Se cliccate infatti su questo simbolo qui in basso di questa sorta di pannello delle proprietà con il simbolo del più verde, vi si aprirà una seconda scheda finestra di dialogo dove potete semplicemente combinare più parametri insieme e che compariranno all'interno dell'abaco sotto un'unica colonna. Quindi vado a per esempio inserire il parametro volume, il parametro area, vado poi a scrivere anche un prefisso per i due parametri, vol 2 punti spazio, area 2 punti spazio. Quindi vado a confermare 2 volte l'operazione e vedete nella lista si aggiungerà un'ulteriore colonna che riporterà i valori nella stessa colonna sia del volume che dell'area con i rispettivi prefissi che ho inserito all'interno della finestra di dialogo. Ragazzi, utilizzare parametri combinati vi consente ovviamente di aumentare la leggibilità dei vostri abachi di progetto, e un campo di utilizzo molto comune può essere per esempio rappresentato da abachi di porte, dove può essere molto utile avere una colonna con parametri combinati di altezza e larghezza della porta. Il secondo suggerimento, ragazzi, che vi darò è legato alla possibilità in Revit di realizzare parametri calcolati. I parametri calcolati si possono creare recandoci nella scheda campi, sotto questo simbolo di funzione avete la possibilità di realizzarne uno. Sostanzialmente i valori o parametri calcolati sono parametri i cui valori risultano da un'operazione matematica tra altri due parametri. Supponiamo per esempio di voler calcolare l'ingombro a terra, quindi la parte di superficie occupata dai diversi muri. Non c'è un parametro per questo all'interno del campo, dei campi disponibili, quindi quello che andrò a fare sarà realizzare un valore calcolato. Quindi ingombro muri, il tipo di disciplina potete lasciare comune, il tipo di parametro in questo caso è fondamentale, altrimenti l'operazione matematica non avrà successo. Quello che vogliamo calcolare noi non è altro che un'area, e nella formula inserirò, potete o scrivere correttamente il nome del parametro rispettando le lettere piccole e le lettere maiuscole, cioè quindi minuscole e maiuscole, oppure cliccare su questi 3 punti e scegliere tra i parametri che avete già inserito all'interno dell'abaco quelli che dovranno svolgere la vostra operazione matematica. In questo caso io li ho entrambi già dentro, vedete lunghezza e larghezza, che l'ingombro a terra non è altro che la moltiplicazione tra la lunghezza del muro e il suo spessore, quindi vado a scegliere lunghezza e a confermare, inserire il simbolo matematico in questione, quindi la moltiplicazione, nuovamente sui 3 punti, lunghezza per larghezza, confermo e confermo ancora. Il parametro calcolato è stato realizzato correttamente, non mi basta altro che confermare l'operazione e la colonna del valore calcolato comparirà all'interno dell'abaco. Nel caso in questione i valori calcolati sono molto utili quando occorre riportare all'interno dell'abaco un parametro che non è disponibile all'interno dei campi per l'abaco creato. Come terzo suggerimento, ragazzi, vi mostrerò come è possibile attraverso l'abaco filtrare gli elementi costruttivi secondo il livello di riferimento in cui sono stati collocati, cioè secondo il piano in cui si trovano. Per questo devo però realizzare prima il parametro condiviso di progetto che comparirà all'interno di ogni elemento costruttivo, quindi mi reco nella scheda gestisci, vado a scegliere la voce qui nel gruppo impostazioni parametri di progetto. Si tratterà, come ho detto, vado a cliccare su nuovo parametro, si tratterà di un parametro condiviso, altrimenti non è possibile estrapolare il parametro all'interno di un abaco, e vado poi a realizzare la mia lista dei parametri condivisi, dove sostanzialmente creeremo un solo parametro, quindi vado a cliccare su seleziona, non è ancora presente nessuna lista caricata all'interno dei parametri condivisi, vado a dire di sì, e vado a creare
la mia nuova lista salvandola sul desktop, quindi parametri condivisi Narquitz, vado a salvare e vado a creare prima il gruppo. Se vi siete persi il mio tutorial sui parametri condivisi, lascio il link in descrizione o potete cliccare qui in alto sul suggerimento che vi rimanderà al tutorial. Andrò a rinominare il parametro come livello di per riferimento. Scusate, questo era il gruppo, in realtà scusate, il gruppo si chiamerà soltanto generale, e poi vado a creare il mio parametro che, come detto poco fa, sarà un parametro di tipo testo nel quale vorremo riportare semplicemente il piano in cui si trova l'elemento costruttivo. Livello di riferimento sarà il nome del mio parametro. Quindi confermo l'operazione, confermo nuovamente, lo carico all'interno della scheda e confermo ancora una volta. Dobbiamo selezionare ovviamente la categoria nel quale comparirà il parametro, in questo caso si tratta di muri. Confermo l'operazione e confermo ancora una volta. A questo punto non dovrò fare altro che digitare nella scheda campi, selezionare all'interno dei campi disponibili il parametro livello di riferimento che vedete adesso compare all'interno della lista perché l'ho appena caricato. Non so perché mi seleziona anche gli altri parametri. Esatto, livello di riferimento è l'unico che voglio inserire. Lo inserisco all'interno dell'abaco e confermo l'operazione. Ovviamente la colonna dei valori del parametro livello di riferimento è vuota, poiché ai miei muri non ho assegnato ancora il valore per questo tipo di parametro che ho appena creato. Quindi quello che andrò a fare è una vista di sezione in maniera molto agevole. Seleziono tutti i muri del piano terra e alla voce livello di riferimento inserirò per esempio livello 0. I muri del primo piano avranno il valore liv 1, i muri del piano 2 avranno il valore liv 2 e i muri del piano 3 avranno il valore liv 3. A questo punto se mi reco nell'abaco dei muri, ogni muro, ogni stanza avrà il suo livello di riferimento e posso in questo modo filtrare gli elementi costruttivi in base al parametro che ho appena creato e del quale ho appena inserito il valore. Quindi vado a selezionare la scheda filtro, dico semplicemente a Revit di filtrare per tipo, in questo caso supponiamo di voler filtrare, di volere all'interno della lista soltanto i muri di tamponamento esterno 38 cm che si trovano al piano 2. Quindi il secondo parametro sarà il mio livello di riferimento uguale a livello 2. Quindi confermo l'operazione e vedete, Revit mi mostrerà soltanto i muri di tamponamento esterno da 38 cm che si trovano al secondo piano. Vi rendete conto ragazzi che combinare la funzione di filtraggio degli abachi più la creazione di un parametro condiviso di questo tipo vi dà un controllo sul progetto non indifferente, perché vi consente poi di aumentare la qualità del modello 3D al quale state lavorando, perché vi consente di ridurre il margine di errore. Più controllo avete, più riducete il margine di errore. Quarto ed ultimo suggerimento è legato più che altro alla grafica degli abachi di progetto. Io personalmente mi perdo molto facilmente in una lista di questo tipo, in una grafica di questo tipo dove le righe sono tutte uguali dal punto di vista cromatico. Quindi vi mostrerò qualcosa che vi consentirà di nel parametro alla riga aspetto delle proprietà della lista di cambiare la grafica delle righe in modo alternato, in modo da migliorarne leggermente la leggibilità. Mi riferisco all'opzione di poter attribuire un colore, vedete, alle righe alternate. Quindi vado a digitare su questa casella qui in bianco e vado semplicemente a scegliere un colore magari molto leggero, semplicemente per avere poi la possibilità di rappresentare. Questo non è accaduto benissimo, probabilmente perché il colore... dobbiamo semplicemente attivare l'opzione, molto banalmente. Confermo nuovamente l'operazione, vedete in questo modo
gusto personale, ho la possibilità di riconoscere più agevolmente le diverse righe. Ragazzi, anche con questo video tutorial siamo giunti al termine. Vi prego di lasciare un like al video se vi è piaciuto. Se avete delle domande, semplicemente dei dubbi o volete dei chiarimenti, vi prego di scrivermi nei commenti. Noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!